Salve, eccoci qua. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. È la prima volta che decido di parlare in prima persona e mettere la faccia sul canale, perché ho intenzione di raccontarvi un po' di più quella che è la mia passione per i gatti delle nevi. Infatti, come vedete, siamo in montagna, siamo a Prali. Voglio iniziare questa serie di video dove ci sarò io che cerco di spiegarvi a livello tecnico come funzionano questi signori qua. Sono un grande appassionato di gatti delle nevi e ho notato che c'è poca informazione in giro su come sono fatti, su come funzionano. Io cercherò di farmi portavoce un po' di quelle che sono le caratteristiche di questi mezzi, che chiamerò quasi sempre gatti delle nevi, gatti o battipista. Quando invece mi sentirete dire gattista, gattista di solito è l'operatore, mi viene naturale chiamarlo gattista, quindi se vi chiedete cos'è un gattista è quello che guida il gatto delle nevi. Io non mi sento un intrattenitore, però spero di essere abbastanza coinvolgente e interessante. La maggior parte delle riprese comunque saranno protagonisti i gatti. La serie sarà divisa in più puntate, perché adesso faremo una prima panoramica generale su come sono fatti i gatti, quindi quali sono alcune delle loro caratteristiche. Nei video successivi andremo a spiegare più in dettaglio le varie parti che compongono il gatto, come funzionano. Iniziamo con una panoramica. Quest'oggi siamo in compagnia di un Prino Lightwolf prima serie, poi qua abbiamo un Piston Bully 200 e qui abbiamo il mitico nonno, un Piston Bully PB280D direttamente dagli anni 90. Dopo avervi presentato i nostri amici di oggi, iniziamo con una panoramica di come è fatto il gatto. Quadriamolo da davanti. Il gatto delle nevi ha una struttura con telaio tipo traliccio, all'interno del quale viene alloggiato il motore nella parte anteriore, tendenzialmente è quasi sotto la cabina. In questo modo mantiene un baricentro molto basso, perché il motore si trova a questa altezza qua. Dopo lo vedremo dalla parte superiore. Il telaio è questa struttura qua molto robusta. Vediamo che qua ci sono i due longheroni della parte superiore, da qua partono i longheroni della parte inferiore. Il telaio forma questa scatola che si estende lungo tutta la lunghezza del mezzo e alloggia nella parte anteriore qua il motore, in questo caso qua anche il serbatoio. Dietro il motore, saliamo così ve lo faccio vedere, eccolo qua il motore MAN da 12 litri e 8. Abbiamo alcune delle teste, 1, 2, 3 e un motore a 6 cilindri in linea, e qua sotto e arriva fino praticamente sotto la cabina di guida. Nella parte posteriore abbiamo l'accoppiatore, questa parte che vediamo subito dietro il motore. Dato che i gatti delle nevi, poi lo vedremo nel dettaglio, non hanno un cambio di velocità, ma la trasmissione è idraulica di tipo idrostatico, l'accoppiatore serve appunto ad accoppiare il motore alle pompe idrauliche, che sono tutte qua dietro. Vediamo qua, questa è una pompa, quella è un'altra pompa, di là ne abbiamo un'altra, e le pompe servono per comandare tutti i servizi del mezzo, a partire dall'avanzamento e quindi dal movimento dei cingoli, all'utilizzo della lama anteriore, della fresa posteriore. Nel caso del Lightwolf qui presente, che è una versione col vericello, l'impianto idraulico fa funzionare, a una parte dedicata ovviamente, fa funzionare anche il vericello. In coda abbiamo il serbatoio idraulico, dove viene contenuto tutto il liquido idraulico, per poi terminare con tutta la parte di pistoni al quale è legata la fresa. Nelle due parti laterali del telaio troviamo le ruote e la cingolatura. Le ruote qua sotto sono ancorate a un'estensione del telaio, che è questa parte metallica spessa che vediamo in questo caso. Poi ogni mezzo ha la sua configurazione. I Piston Bully sono fatti in maniera leggermente diversa da questi, ma la struttura si assomiglia. La ruota che comanda la trazione è quella in fondo e si chiama ruota dentata, perché è una ruota dentata. Appunto qua è piena di neve, ve la faccio magari vedere dall'altro lato.
Anche l'altra ruota dentata è piena di neve, quindi vi faccio vedere quella del 200. Eccola qui, questa è la ruota dentata che fornisce il moto ai cingoli. Nella parte sopra il telaio c'è alloggiata la cabina di guida. In questo caso troviamo la struttura del vericello che occupa interamente la parte posteriore del gatto. Nelle versioni standard, che sono quelle senza vericello, come il 200 qua, è presente una piattaforma metallica che copre tutta la parte di alloggiamento delle pompe idrauliche che abbiamo visto prima e del motore. Sia la piattaforma posteriore che la cabina sono ribaltabili. Alcune versioni hanno un ribaltamento tramite pistoni idrauliche, ma l'azionamento è manuale, e i gatti un po' più sofisticati, un po' più raffinati, hanno il sollevamento tramite dei comandi che sono presenti in cabina. Parte anteriore. Spostiamoci sul 200, che se no si offende. Parte anteriore troviamo la lama. La funzione della lama anteriore è quella di raccogliere e spostare la neve a seconda di come deve essere lavorata la pista. Per farlo utilizza un impianto idraulico connesso a tutti questi pistoni che vedete qua, che gli permettono di fare tutti i movimenti necessari a gestire in maniera più completa la neve che si ammucchia qua davanti. Le lame ormai di tutti i battipista moderni si dicono a 12 vie, ovvero 12 movimenti. Li vedremo poi nel dettaglio quando parleremo della lama nel video dedicato. La lama è connessa al telaio tramite questo castello qua. I pistoni sono comandati in cabina dall'operatore, che ha tendenzialmente un joystick per gestire tutti i movimenti. Spostandoci invece nella parte posteriore abbiamo la fresa, elemento la cui funzione principale è quella di tritare o sminuzzare finemente la neve tramite questi due rulli che si chiamano tamburi, dotati di una dentatura molto pronunciata, che girando ad alta velocità, anche loro comandati tramite motori idraulici, tritano e sminuzzano la neve in modo da rendere il manto più uniforme possibile, anche perché vediamo che la cingolatura lascia dei segni abbastanza evidenti sul manto nevoso. Pertanto se noi dovessimo sciare sulla cingolatura del gatto sarebbe alquanto pericoloso e sconfortevole. Invece la fresa ci fa la gentilezza di tritare finemente la neve. Poi qua dietro abbiamo un tappeto di gomma dura che è flessibile, è dura ma è flessibile, vedete che io la posso piegare, che si chiama Finish. Ha la funzione di pestare e lasciare il manto nevoso liscio, con quelle classiche righette parallele che vediamo quando le piste sono appena battute. La parte centrale della fresa è il castello, che è il telaio portante della struttura della fresa. Che dire, ragazzi, abbiamo già detto un po' di cose interessanti. Avevo intenzione di fare anche una carrellata sulle varie dimensioni, ingombri e pesi di questi mezzi qua, ma non vorrei finire troppo lungo e poi i video diventano noiosi, quindi passeremo al prossimo video. Per il momento io vi saluto, da Prali è tutto, alla prossima.